128 euro. Non so se sanno, 128 dollari, sì. È come se fosse una sorta di parco a tema Bibbia. Sì. Tema Arca di Noè. Io scendo e prendo fuoco. In America ci sono 384.000 congregazioni religiose, un numero spaventosamente grande, praticamente una ogni 850 americani. E questo numero comprende qualsiasi cosa possiate immaginare legato al mondo religioso, ma di quelle 348.000 sono chiese protestanti e cristiane di vario tipo, 24.000 sono cattoliche e ortodosse e le rimanenti 12.000 comprendono tutto il resto. Sì, per cui possiamo dirlo senza problemi. Gli Stati Uniti sono il paese con più cristiani dell'intero pianeta e, se vogliamo essere più precisi, ci sono 243 milioni di persone che seguono i principi della Bibbia. God bless America. Allo stesso tempo però, grazie alle agevolazioni fiscali e alla totale libertà di culto che concede lo Stato, gli Stati Uniti sono anche il paese con il più alto numero di nuove religioni. Il Congresso non potrà fare alcuna legge che stabilisca una religione di Stato o che proibisca il libero esercizio di una religione. Primo emendamento della Costituzione americana. Sì, quindi lì ognuno ha il diritto di praticare e o creare la propria religione da zero. E sono tantissime. Alcune le conosciamo tutti molto bene, altre un po' meno. Abbiamo The Church of Flying Spaghetti Monster, il Judaism, Scientology del 1954 e Kankar, gli avventisti del settimo giorno nati nel 1863 in Michigan, i famosi mormoni, Christian Science, i testimoni di Geova nati nel 1870 in Pennsylvania e lo jedismo, una religione basata sull'osservanza della forza, un potere onnipresente e metafisico che un Jedi ritiene essere la natura fondamentale e sottostante dell'universo. Ecco, e queste sono solo l'1% di quel che esiste ed è nato in America. Ed è assolutamente vero. Ognuno è libero di credere in ciò che vuole. Ma spesso, anzi molto spesso, si fa fatica a scindere le nuove religioni da fiction, fantascienza, complottismo e pura immaginazione, o semplicemente capire quali siano i veri intenti della nascita di un nuovo credo. Che poi molte di queste in realtà rimangono solo e semplicemente sulla carta, anzi nel 2023 solo online. Altre invece raccolgono milioni e milioni di dollari dai fedeli e diventano super popolari anche oltreoceano. E altre ancora invece si appoggiano a fedi ben consolidate per farsi promotrici di una loro vera verità e tirare su milioni e milioni di dollari, dando per esempio risposte a domande sulla Bibbia o più in particolare sulla Genesi, la creazione, l'evoluzione, il famoso diluvio, la scienza e l'età della Terra. Ma quindi quanti anni ha la Terra? 6.000 o 4 miliardi e mezzo? È esattamente la domanda che si è fatto Ken Ham, una sorta di pastore, leader, predicatore ed ex professore di scienze australiano trapiantato negli Stati Uniti che ha fondato la sua Answering Genesis e che qualche anno fa, nel 2016, nelle praterie del Kentucky ha anche costruito un parco a tema cristiano creazionista, l'Ark Encounter, con dentro la più grande struttura in legno degli interi Stati Uniti, un'arca di Noè in scala 1:1. Quelle giù piccole piccole sono le persone. Quanto è gigantesca questa cosa? È immensa, è mastodontica, davvero altissima. Tutti conosciamo l'Eden, Adamo ed Eva, la mela, il serpente tentatore, la storia di Caino e Abele, ma soprattutto tutti conosciamo la famosissima Arca di Noè. Davvero tutti. E non esiste persona che non conosca questa storia. Da piccoli la cantavamo con la canzoncina dei Leocorni. Sì, perché quella canzone parla dell'Arca di Noè. L'avete mai ascoltata tutta? L'abbiamo poi sentita a scuola, in 1000 cartoni animati e poi da più grandicelli vista anche in un'impresa da Dio, Noah o in altri 1000 film. Insomma, è un racconto, una storiella un po' come la Fatina dei Denti, la Befana o Babbo Natale che ha fatto e fa parte della nostra vita. 2 animali per tipo, tutti gli animali della Terra e un'imbarcazione per salvarli tutti da un fantomatico diluvio universale. Evolution is an impossible process. E per moltissimi è rimasta così, solo una storiella carina. Per altri invece questo mito è una verità storica. L'arca è esistita e si è poggiata da qualche parte in Mesopotamia. C'è chi ha fatto spedizione sul monte Ararat per trovarla, chi per anni l'ha cercata in Turchia e Armenia e chi invece, come Ken Ham, ha dedicato l'intera vita a cercare di dimostrare anche in maniera pratica che le parole scritte nella Genesi non sono assolutamente da interpretare, ma invece da prendere alla lettera e che queste sono l'unica spiegazione all'esistenza di Dio, della terra, degli animali, delle piante, dell'essere umano e che l'arca era lunga 300 cubiti e alta 30 e che ha navigato le acque del diluvio universale per 371 giorni. Esattamente 4370 anni fa, solo 1600 anni dopo la nascita del pianeta Terra. Insomma, Ken è un fondamentalista della creazione. E da qua si sale, guarda, questa è la parte inferiore della nave e da qui si entra nell'arca. Ah sì, questa è come è fatta, esatto, è una sezione
dell'arca. Sì, e all'interno praticamente ci sono tutte quante delle sorte di gabbie fatte in legno con all'interno degli speaker che fanno sentire il rumore degli animali che sarebbero stati all'interno. E quello che mi aspettavo era un misto tra uno zoo e un Gardaland della Bibbia, qualche pupazzone, qualche animale, e le gabbie ci sono, ma in realtà all'interno dell'arca è usato principalmente come una sorta di museo della scienza e della tecnica, ma biblico e creazionista. Guarda, ha portato anche gli animali che ora sono estinti, no? No, dice. L'ho realizzato solo quando ho visto questo cartello che dice Noè ha portato sull'arca anche gli animali estinti. Non ci credo, hanno messo anche i dinosauri all'interno dell'arca. È tutto sbagliato. Hai capito? Cioè, i dinosauri si sono estinti Dopo. no? Ma come diavolo è possibile? Bene, tutto inizia nel 1975, quando Ham, mentre insegnava scienze in un liceo del Queensland in Australia, entra in possesso di un libro che, a detta sua, gli cambiò la vita: The Genesis Flood, scritto dall'ingegnere civile Henry Morris e che è alla base della cosiddetta e fantomatica geologia delle inondazioni. Una disciplina pseudoscientifica che crede nella letteralità del libro della Genesi e dunque nella veridicità storica del diluvio universale e che rientra nella teoria della Terra giovane. Per cui la Terra, secondo la Genesi, non ha 4,5 miliardi di anni, ma solo 6.000. È tutto dannatamente bello, ma allo stesso tempo totalmente sbagliato. E qui danno una spiegazione scientifica a ogni cosa, del perché c'erano i dinosauri, del perché, insomma. Sti qua c'è l'elenco di tutti gli animali. Tirannosauro, Ceratopodi, Diplodocus, Stegosauro. E non è l'unico a credere che il mondo per come lo conosciamo ora è stato creato in soli 6 giorni 6.000 anni fa. Infatti nel 2019, secondo un'indagine di Gallup, il 40% degli statunitensi credeva letteralmente alla teoria creazionista e un 33% credeva che in qualche maniera nell'evoluzione umana e della Terra ci sia stato un qualche tipo di intervento divino. Sembrano percentuali enormi per essere il 2023, ma in Italia la situazione non è molto diversa. Anche i dinosauri facevano parte del creato di Dio e quindi è da immaginare che siano entrati nell'arca. Poi nel 79 Ken abbandona il suo incarico da professore ed inizia a fare proselitismo nelle scuole australiane e nel 1987 viene contattato da un'organizzazione creazionista americana, l'Istituto di ricerca sulla creazione, fondato, indovinate un po'? Proprio da Morris. Insomma, al destino non si sfugge. Assunto poi come docente e conferenziere, Ham diventa estremamente prolifico e creativo, pubblicando documentari e libri del calibro di The Lie, La menzogna, eccolo qua, il buon Ken, Il dilemma divino, oppure Risolto il grande mistero dei dinosauri. E in tutte le sue opere Ken sostiene 3 concetti fondamentali: la teoria evoluzionistica ha portato soltanto decadenza culturale, i primi 11 capitoli della Genesi spiegano letteralmente la vera origine dell'universo, nonché come dovrebbe funzionare la società umana, e che tutti i cristiani sono tenuti ad opporsi all'ateismo e all'umanesimo. Ok? Poi nel 94, stanco di essere all'ombra di Morris, fonda la sua Answers in Genesis. E per strutturare, ramificare e soprattutto ampliare questa sua nuova creazione, Ham come quartier generale sceglie il Kentucky, anzi Petersburg, popolazione 500. We want you to tweet, we want you to blog, we want you to post, because we want 7 billion people to come here. Una cittadina nel bel mezzo del nulla, ma che, come dice lui, è raggiungibile dal 69% della popolazione americana in una sola ora di aereo. Sì, in fondo Ham è pur sempre un uomo di scienza, i calcoli li sa fare molto bene. C'è anche una spiegazione un po' più dettagliata. Dice che hanno preso i dinosauri un pochino più piccoli rispetto agli altri perché consumavano meno spazio, mangiavano meno, facevano meno cacca. Non lo sapevo. Questa cosa comunque è totale follia. Pensavo fosse una cosa seria. Cioè è seria per loro però. A questo punto è terminata la parte inferiore dell'arca. Si sale proprio dalla parte centrale al primo piano, al deck 1. Adesso vediamo cosa ci aspetta. La Genesi con l'Eden, con i dinosauri. Adamo con delle iene, tigri dalle denti a sciabola e di dinosauri sullo sfondo. Il secondo deck, quindi quello di prima della Genesi, continua a raccontarci il continuo della Genesi, insomma, è una storia molto strana di
uomini che erano con i dinosauri che interagivano con loro, e ci sono anche dei plastici che raccontano questa cosa per spiegarcela meglio. I gladiatori. Ma le cornine dorate. Che cosa c'è di sbagliato? Tutto. Questo è un gigante, Sì. gli umani e i dinosauri che combattono all'interno di un'arena, di un pseudo colosseo. Diverse tribù. E oltre a quello è ben consapevole che per raggiungere ed educare le masse è indispensabile stare al passo coi tempi, e quindi nel 1995 crea answersingenesis.org, disponibile in ben 19 lingue. Ma c'è molto di più: ha un programma radiofonico, una rivista, un canale YouTube da più di 600.000 iscritti, quasi 500.000 follower su Facebook e ovviamente anche Answers TV, una sorta di Netflix creazionista, e poi uno store online fornitissimo dove c'è davvero di tutto: libri, manuali, ebook, DVD, dischi di band creazioniste. You guys are the resident artists at the Art Encounter. E poi corsi online per interpretare meglio le scritture, trattati sugli alieni e il cambiamento climatico, veri e propri workshop formativi per insegnanti ed educatori con tanto di libri, poster e esercizi da fornire agli studenti. E poi gadget di ogni tipo, libri e giochi per bambini e quello che nello store viene chiamato VBS, Vacation Bible School. Dei veri e propri pacchetti tutto incluso per i leader delle chiese locali, con tutto quello che serve per organizzare e gestire un campo estivo creazionista come Dio comanda. Ed è dettagliatissimo, nello starter pack viene fornita ogni informazione e tutti i sample di quello che dovrai poi ordinare da loro per poter organizzare al meglio. Perché per far vedere che morivano gli animali mettono sempre i dinosauri? Sono fissati quei dinosauri. Guarda, dinosauri. Un leoncino non c'era. 7 mesi dopo l'inondazione, l'arca si poggia sul monte della regione di Ararat. 13 mesi dopo liberano gli animali e i dinosauri. E si sono iniziati tutti quanti dinosauri. L'acqua si ritira e si formano i continenti che conosciamo. Un nuovo mondo. E tutta questa roba di intendo sito, social store, scuola, corsi eccetera, solo e soltanto per far sì che ad adulti e bambini venga raccontata la vera verità. Quale verità? Beh, che la Terra è stata creata da Dio 6.000 anni fa, Noè aveva 950 anni, il Big Bang non c'è mai stato, a differenza del diluvio universale che invece è un evento storico avvenuto nel 2348 a.C. La teoria evoluzionistica è un falso diffuso da Satana in persona per distruggere la società umana. SpongeBob, Lilo e Stitch e la ricerca di Nemo sono delle perversioni della realtà prodotte da Hollywood, e Katy Perry e Billie Eilish invece servono segretamente il demonio. Ah, e i dinosauri che sono stati salvati da Noè sull'arca vivevano beati insieme agli esseri umani. Ah, i giganti pure. So we believe in dinosaurs. We believe that dinosaurs and man lived at the same time. This is a fossil created during Noah's flood. The whole point of this park is to teach people that these biblical events were real history in real time that actually happened. Tutto chiaro ora, no? Ma a differenza di quanto si possa pensare, Answer in Genesis non è esattamente una setta, e forse neanche un culto wannabe. Certo, abbiamo un gruppo di persone che segue e sostiene con grande convinzione una linea di pensiero minoritaria, abbiamo un capo carismatico, la possibilità di elargire donazioni, nonché la volontà di indottrinare le giovani generazioni. Quel che manca però è il carattere di esclusività tipico delle sette. Infatti non c'è bisogno di entrare a far parte dell'organizzazione né di stipulare particolari contratti per ricevere il messaggio di Answers in Genesis. Basta semplicemente iscriversi al loro canale YouTube, visitare il loro sito, comprare i loro libri o corsi di formazione. Per farvela semplice, Ken Ham potrebbe tranquillamente essere definito il formatore di educatori e pastori. E Answers in Genesis potrebbe essere vista come una sorta di DLC, patch di aggiornamento o upgrade dell'interpretazione delle sacre scritture cristiane. Anche se per dirla tutta la sua produzione letteraria e non, è innegabile che assomigli molto a una mega teoria del complotto. But why do humans wear clothes? I mean, the bulk of humans wear clothes. That's because there's so many humans. Where are you going with this? God gave clothes because of sin. God gave clothes. Yeah, he did. What evidence It was do you have that it was God gave us clothes? The fact that
Animals don't wear clothes. E attenzione, Answers in Genesis non rifiuta affatto la scienza, anzi usa alcune evidenze a suo favore per mostrarsi al passo con i tempi e pronta a rispondere a qualsiasi dubbio. Poi però dall'altra parte invece usa altre evidenze sempre scientifiche per smontare la teoria scientifica stessa. Chiaro, no? Mr. Ham, there are trees older than you believe the Earth is. How do you know that? Mr. Ham, we count tree rings. But Mr. wait, Ham, there wait, are wait. pyramids. There are Wait a minute, human-built wait a minute. structures older than the stuff you are showing. Let's get back to the tree rings. When you're counting those rings, you assume one growth period a year? Most of the time. How do you know that? We've looked at a lot of trees. E comunque sta roba di Answers TV, il Netflix creazionista di Ken di cui parlavo prima, è davvero incredibile, c'è davvero di tutto. Vi faccio vedere i miei preferiti, tipo lui, Tilt Shift, una specie di review show di film, ma in realtà si descrivono come, vi leggo, esaminiamo le idee e le filosofie presenti in questi film da una prospettiva biblica per aiutarvi a spostare il vostro pensiero per allinearlo alla Bibbia. Ok? Oppure questo, Dismantled, Scientific Deconstruction of Evolution. The evolutionary model is getting more biblical, which is really interesting. E poi c'è lui, il mio prefe, Road Trip to the Truth. Has been killing me for months. Maybe, just maybe, if you could possibly join us as a gospel partner so that we can reach more young people with the truth. Ok, The Truth. Non vi posso far vedere questa roba perché è veramente troppo ridicola. The real truth è che l'unica cosa di cui avete bisogno per poter essere liberi di informarvi al 100% è NordVPN. Sì, perché utilizzando nordvpn.com/Andy potete geolocalizzarvi ovunque nel mondo e bypassare qualsiasi tipo di censura legata alla vostra posizione geografica. Questo articolo è disponibile solo se sei negli Stati Uniti. O questo video lo puoi vedere solo se sei in Germania. Ok, e così via. E in più potete risparmiare un sacco di soldi sulle prenotazioni di voli aerei, macchine da noleggio, Airbnb e hotel, oltre a proteggere i vostri preziosissimi dati dai malintenzionati quando vi connettete ad una rete wifi pubblica. Ah, e se fate subito NordVPN avrete anche 4 mesi extra gratis sui piani biennali. Tanto potete tranquillamente provarla gratis per 30 giorni e vedere se vi gasa, e nel caso disdire, ma non fatelo. Quindi sbrigatevi, link in descrizione, nordvpn.com/Andy. Dunque, come dicevo prima, spesso queste nuove religioni, pseudo-culti e parasette rimangono solo nella mente dei creatori, in qualche pagina sui social media con 4 follower o in un salone mezzo vuoto di una biblioteca comunale. Qui invece stiamo parlando di una strutturatissima corporation che nel 2022 valeva più di 200 milioni di dollari. Ma la mente del fondatore, che lui abbia 500 o 1 milione di seguaci, non cambia. L'idea rimane sempre la stessa: divulgare il proprio messaggio a quante più persone possibili, trovare nuovi stratagemmi per raggiungerne sempre di più e fare le cose in grande. Anzi, più grandi sono, meglio è. In questa seconda sezione del secondo deck ci sono tutte delle stanze con delle ricreazioni di quello che dovevano essere un po' gli uffici, un po' la zona gestionale dell'arca, tra cui l'ufficio di Noè, in cui ci dice che ha 600 anni e sua moglie poco più di 400. Ovviamente poi c'erano anche le botteghe all'interno dell'arca e avevano i dinosauri appesi alle pareti. E ovviamente al deck 2 era l'ingresso principale o l'uscita principale, che ha l'enorme portone che dà poi sulla rampa che si vede da fuori. E il grande sogno di Ham era semplice, colossale ma semplice. Prima costruire vicino casa sua un museo della creazione con 30 milioni di dollari raccolti dai fedeli, in cui poter osservare dinosauri nell'Eden insieme ad Adamo ed Eva e comprendere meglio la creazione, e poi costruire a qualche chilometro più in là un parco a tema creazionista con una zipline, un piccolo zoo dove poter cavalcare cammelli, un teatro in realtà virtuale in cui assistere in prima persona al diluvio universale, uno dei ristoranti più grandi del pianeta con 1500 posti a sedere, un mega auditorium in cui assistere ai suoi convegni ed ovviamente al centro una gigantesca arca realizzata interamente in legno con le tecniche del tempo per provare che ciò che viene descritto nella Genesi è reale, possibile e non finzione, e che l'arca quindi avrebbe potuto tranquillamente contenere al suo interno 6.744 tra animali e dinosauri e ovviamente le provviste per farli sopravvivere per 371 giorni assieme a Noè, che al tempo aveva 600 anni. Questo per darvi la versione breve della storia, e sembra tutto alquanto assurdo, ma ce l'ha fatta davvero. Ha fatto davvero tutto. You must admit, these are quite exquisite exhibits, right? They're very troubling. Yeah, but they're beautifully done, aren't they? They look like a modern Amish
workshop where people eschew modern technology? 100 How do Amish, people in the Middle East get bamboo? 100 Amish craftsmen built this Oh, ark. there you go. E tutta questa roba per la modica cifra di 150 milioni di dollari. Soldi privati, di liberi cittadini che hanno deciso prima di credere nelle teorie di Ham e poi volontariamente di finanziare il progetto. O direttamente attraverso le casse di Answers in Genesis, o attraverso il bond creato dalla città di Williamstown per sostenere questa colossale impresa. Sì, il sindaco infatti lo riteneva estremamente utile per l'economia locale. Insomma, avrebbe portato una valanga di turisti nel mezzo del nulla. Almeno questa è l'idea che Ken aveva venduto alla contea. E in realtà non ci è andato troppo lontano. L'Ark Encounter porta ogni anno una media di 800.000 visitatori nell'area. E non sono pochi, Ricordiamoci che è un parco a tema super mega verticale. Esempio nostrano con intrattenimento a più ampio spettro? Mirabilandia ne fa poco più del doppio. 2 milioni. E poi si sale sul deck numero 3. Il terzo piano dell'arca. Quello con gli animali ancora più grossi. Cosa sono? Secondo me si sono inventati degli animali. Ma che animali sono? Ma anche loro che animali sono? Ah, dei dinosauri. Dinosaurini piccoli. Qua dinosauri e qua delle giraffe nane estinte. Tutta questa altra parte del deck è sempre ricoperta di gabbie molto più grandi con animali finti o dinosauri più grandi rispetto a quelli del deck in basso. Ah, eccoli qua gli stegosauri. E poi ovviamente anche il tirannosauro piccolo. Qui va la ricostruzione di una donna che dà da mangiare a un altro animale estinto. E sta roba è gigante davvero. Si sta parlando di una struttura realizzata rigorosamente in legno, la più grande imbarcazione in legno esistente sul pianeta Terra a detta loro, e che sempre a detta loro potrebbe anche galleggiare, alta 15 metri, larga 26 e lunga 155. Insomma, più di 2 Airbus A380 o più di 3 shuttle l'uno in fila all'altro, e potrebbe contenere 450 auto articolati e la bellezza di 112.500 pecore. Agli americani piace proprio fare questi esempi con camion e bestiame. Tutta quanta questa sezione è un'ipotetica ricostruzione di come doveva essere la parte vivibile, dove c'erano le cucine, i loro appartamenti, le loro stanze, la parte dove crescevano le verdure, insomma degli orti. C'è anche delle viti appese sopra. Capite di cosa stiamo parlando? Una struttura di 15.800 tonnellate in cui ci sono 5.435 travi in legno, 300.000 viti, 50.000 trappioli e bulloni e ovviamente non stiamo contando tavole e pannelli. Il tutto, ripeto, in mezzo al nulla cosmico delle praterie del Kentucky. What? Ah, e Ham ha mantenuto un'altra promessa fatta dalla contea, quella di creare nuovi posti di lavoro. Creati davvero, È uno di parola. 1.050 dipendenti per essere precisi, solo nel parco. E ci si può candidare per le mansioni più disparate. Guide, negozianti, guardie di sicurezza, insegnanti per bambini, guardasala, camerieri, cuochi, idraulici, elettricisti e segretari. Il tutto in cambio di vitto e alloggio se finite fuori, assicurazione sanitaria e un salario medio decisamente superiore alla media dello Stato. Il rovescio della medaglia? Beh, che per entrare a far parte del team di Answers in Genesis, Ark Encounter o il Creation Museum bisogna compilare e firmare una dichiarazione di fede dove si chiede di accettare e condividere i punti cardine della teoria di Ham, tra cui, ascoltate bene, il diluvio universale è un fatto storico globale, le acque hanno coperto ogni cosa sul pianeta Terra, montagne incluse, l'aborto e l'eutanasia sono crimini contro Dio e l'umanità, l'unico matrimonio legittimo è quello tra un uomo e una donna nati naturalmente, la Terra, l'uomo e tutte cose sono stati creati 6.000 anni fa, la teoria evoluzionistica è una menzogna e un sacco di altre cose. La dichiarazione è davvero molto lunga. Parentesi diluvio, sono andato a documentarmi, ci sono un sacco di studi a riguardo. Dunque, se si supponesse che ogni ghiacciaio del pianeta, Poli e Groenlandia inclusi, si sciogliessero e piovesse tutta l'acqua contenuta nelle nubi, il livello degli oceani e dei mari si alzerebbe di soli 70 metri. Il monte Ararat è alto 5.137 metri.
Chiusa parentesi. Se quindi Answers in Genesis non è solo un DLC o un upgrade della religione cristiana e portavoce del creazionismo, è una vera e propria mega azienda a tutti gli effetti. Fatturato del 2022 $139 milioni, di cui 35 ricevuti da donazioni dirette dei seguaci. Total assets $217 milioni. Stipendio di Ken senza bonus $300.000. Tutto senza contare che, trattandosi di un'organizzazione spirituale, Answers in Genesis è esente dal pagare le tasse sul reddito. But they're not for profit, right? Yeah, they're not for profit. Yeah. But Answers in Genesis and this building are for profit. But they are for profit, anche se l'IRS continua a ritenerle non profit. Più soldi vogliono dire più fondi per ampliare la struttura originale dell'Ark Encounter, il che significa maggiori entrate nel futuro. Sì, perché il parco è in espansione. We have other phases planned as well. We've master planned an entire park to go with Noah's Ark. We have, for instance, a petting zoo, a Tower of Babel with a 5D theatre, a ride through the plagues of Egypt, the first century village, drama theatres, a pre-flood village, amphitheatre, all to help people have an encounter with God's word and so have an encounter with the message of salvation. E così il nostro giro dell'arca giunge al termine. Abbiamo imparato tante cose nuove, tra cui il fatto che c'erano i dinosauri, i giganti. E che combattevano assieme contro gli umani. Gli umani, no, erano gli umani che uccidevano tutti perché eravamo nel peccato. E quindi è per questo che Dio ha voluto l'universale. A parte questo, la struttura è spaventosamente bella. Se non fosse ripiena di idiozie. Well, sì. È proprio questo il bello dell'America, no? La terra dove ogni sogno è realizzabile. Dove un ex professore di scienze australiano può costruire un'arca colossale in mezzo ad una prateria, riempirla di dinosauri di plastica, giganti, animatronics di uomini di 950 anni, professare le sue teorie antiscientifiche, complottare e ricavarci milionate su milionate su milionate sopra. E sì, forse a questo punto Ken Ham è proprio l'esempio perfetto del sogno americano. God bless America. Io sono Andy e questo era il terzo di 8 episodi che arrivano dagli Stati Uniti. Più del 60% delle persone che guarda regolarmente i miei video non è iscritta al canale, per cui fatelo, iscrivetevi. E noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao. Dubbio. Ci sono gli pterodattili e gli pterodattili sappiamo che erano sull'arca. Giusto? Sì, è ok, vero. i pterodattili. I draghi. I draghetti c'erano, erano scambiati per dei dinosauri, ma in realtà erano dei draghetti.